Oggi siamo qui con questo microfono, il Rode Procaster, un microfono pensato principalmente per chi fa radio, per chi fa podcast, ma è un microfono che dal mio punto di vista offre tanta qualità anche per altri utilizzi. In questo video ti racconto tutto. Possedevo questo microfono molto prima di iniziare questo canale su YouTube. Dopodiché l'ho venduto perché sono passato, se non ricordo male, a Rode NT1A, poi dopo diversi anni alla fine l'ho ricomprato. Perché? Perché è un microfono che mi è sempre un po' dispiaciuto averlo venduto. È un microfono che suona veramente bene, come spero ti starai rendendo conto da questo video. Ti chiedo di mettere come al solito le migliori cuffie che hai a disposizione in modo tale da sentire questo microfono, da sentire il vero suono di questo microfono che sta entrando nel Tascam Mixcast 4 senza nessun tipo di effetto, quindi né equalizzazione, né compressione, né deesser, né noise gate, niente. Ok, l'unica cosa che farò, come ormai sei abituato a sentire, è quello di portare tutto a meno 14 lufs in fase di post-produzione, in modo che tu abbia un volume normale. Basta, quindi non farò null'altro, quindi il suono che senti da questo microfono è il suono che arriva direttamente dal microfono. Ok, allora ti raccontavo, nel frattempo tu hai preso e hai messo le migliori cuffie che hai a disposizione, ti raccontavo che questo microfono lo utilizzavo tanto per far podcast ed era un microfono che scelsi con parecchia attenzione perché era un microfono che mi fece innamorare del suono, perché è un suono, come senti, abbastanza scuro, abbastanza cupo, è un microfono non chissà quanto definito in realtà, nonostante non sia assolutamente male, però ovviamente parliamo di un microfono che costa circa 175 euro, ti lascio il link in descrizione. E quindi non è che possiamo pretendere più di tanto, però è sicuramente un microfono interessante che restituisce comunque un sound molto radiofonico, no? Come piace a tante persone che seguono il mio canale. Tutti vogliono i microfoni scuri, tutti vogliono i microfoni cupi, tutti vogliono questo tipo di suono qui, quindi sicuramente questo microfono qua insieme a tanti altri è probabilmente la scelta migliore. È un microfono molto pesante, pesa quasi 750 grammi e quindi hai bisogno di una buona asta. Io sto usando in questo momento il ragno della Rode, il PSM1 se non ricordo male, ma ti lascio tutto in descrizione, e non sto usando quell'affarino che esce dalla confezione del Rode, che non mi piace proprio. È un reggi microfono all'asta, ma è veramente troppo, non lo so, nonostante sia fatto di ferro, di materiale pesante, non mi piace neanche un po'. E quindi ho preso questo che è, diciamo, l'antivibrazioni specifico anche per questo microfono qui. Ed è un super ragno questo, ma non costa neanche tantissimo, quindi se vuoi avere tutto questo setup, penso intorno ai 200 euro, ce la fai. Quindi ti dicevo, essendo un microfono molto pesante, è un microfono che necessita di una buona asta. Io nello specifico sto usando l'asta della Elgato. Ormai le mie due aste che vedi su questa scrivania sono quella alta nuova e quella bassa nuova, entrambe super aste. Questo microfono, oltre ad essere pesante, è un microfono dinamico, come puoi immaginare. Dinamico significa che non necessita della 48 volt, ma è un microfono, in quanto microfono dinamico, che ha bisogno di parecchio gain. Nello specifico, in questo momento, ti dico che il gain sul Tascam Mixcast 4, mi confondo tra podcaster, procaster, rodecaster, eccetera, eccetera, broadcaster, cioè mi confondo. Comunque il gain sul Tascam Mixcast 4 è di 35. Non è altissimo, però non è neanche basso, ok? Però questo te lo devi aspettare da un microfono comunque di questo tipo. Oltre a essere un microfono dinamico, è un microfono con pattern polare cardioide. Cardioide significa che prende soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e quasi niente di ciò che arriva dietro. E questo, diciamo, è il pattern polare più comune, insieme forse al supercardioide e all'ipercardioide, per questo tipo di applicazioni. È un microfono sicuramente ingombrante perché oltre a essere molto pesante è anche molto grande e quindi devi avere un bel po' di spazio nell'inquadratura per farlo comparire. Come vedi, io l'ho posizionato alla mia sinistra, angolato più o meno a 45 gradi sul lato e inclinato più o meno a 45 gradi, forse leggermente meno, verso la mia bocca. In questo modo io posso parlare tranquillamente senza andare in clip e senza, anche utilizzando le PLB, senza mandare in clip il microfono. Quindi ti consiglio
Ma non solo per questo microfono, in generale per qualsiasi microfono, l'ho sempre detto su questo canale, non posizionare mai il microfono davanti alla bocca, ma sempre angolato, dove ti pare, a destra o a sinistra di 45 gradi e inclinato più o meno di 45 gradi. Certo, lo puoi mettere anche in basso, lo puoi mettere anche in alto, non c'è una regola precisa, l'importante, anzi ci sono delle regole, però voglio dire, a destra, sinistra, sopra, sotto, puoi metterlo come vuoi, l'importante è che tu abbia la bocca e non abbia nulla davanti, in modo tale da non far arrivare un quantitativo di aria troppo grossa nel microfono e mandare in clip la registrazione. Ok. Detto questo, credo di averti raccontato abbastanza di questo microfono. È un microfono che ho ricomprato, quindi se non mi piacesse non l'avrei ricomprato, perché alla fine, sai, ho venduto tantissimi microfoni che avevo e un po' alla volta li sto ricomprando quelli che mi sono pentito di aver venduto, perché alcuni microfoni li ho venduti un po' troppo di fretta, perché avevo bisogno di soldi per comprare altri microfoni, insomma un po' di cosette. Però questo qui era un microfono che mi piaceva veramente tanto, perché non tanto per la forma, ma per il suono. Per il suono, senti, è molto morbido, molto scuro, molto caldo. È un microfono veramente fantastico. Rode lo produce da tanti anni, tra l'altro su tutti i microfoni Rode c'è una garanzia di 10 anni, quindi incredibile. E lo produce da tanti anni, non ha mai fatto una versione 2 o altro, quindi vuol dire che questo microfono continua a vendere, perché è un microfono che funziona veramente tanto. Io ti ho raccontato un sacco di cose proprio con la speranza che tu, con le migliori cuffie che hai a disposizione, potessi ascoltare effettivamente il suono di questo microfono. Seguiranno video di comparazione tra questo microfono e tutti gli altri microfoni, lo Shure SM7B, lo Shure MV7, poi chi più ne ha più ne metta, insomma c'è un sacco di microfoni da testare. Quindi assicurati di iscriverti al canale, attivare le campanelline, in modo tale che ogni volta che verrà pubblicato un video su questo microfono, in generale un video nuovo, tu sarai aggiornato. Grazie mille, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, ci vediamo prestissimo.